Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Avrete di sicuro visto l'ultima gara a Imola, molti di voi ha fatto un sacco di numeri quel video lì. Mi fa molto piacere che vi sia piaciuto anche perché non era solo un video di una gara, ma era anche il video di un'esperienza. E non è detto che in questi casi, dato che molta gente è solo interessata ai motori, si riscontri un commento positivo. Invece è stato straapprezzato, stracommentato, stralikeato, quindi grazie mille. Ma con tutto quello che c'era da dire, ovviamente non mi sono soffermato sul perché. L'ho detto velocemente, ma non mi ci sono appunto soffermato spiegandolo nei minimi dettagli. Quindi non perdiamo altro tempo, subito dopo la sigla andiamo a vedere il perché sono riuscito a lanciare 80.000 euro nella ghiaia. Ed eccoci qua, andiamo ad analizzare il tutto. Partiamo capendo che tipo di curva era quella nella quale mi sono steso. Variante Villeneuve è una variante molto difficile perché è ad elevata velocità e soprattutto nello scambio si va a dare molto peso sull'anteriore e molto spesso si ha un po' la sensazione che vada a chiudere, quindi bisogna essere molto gentili nello scambio sul destra. Se arriva attorno a 200 all'ora si scala una marcia, si inserisce in terza, poi dipende ovviamente dai rapporti, si gira la moto dall'altra parte, sempre in terza, si appoggia il gas e si esce. La mia guida, che è molto spigolata, tende sempre a sacrificare la prima curva per poi uscire più forte nella seconda. Quindi dal terzo giro in poi, quando diciamo ci eravamo scaldati un po' tutti, andiamo a vedere come la interpretavo e che differenze ci sono state con il momento della caduta. In questo momento io terzo, secondo la Marra e primo Andreozzi. Completamente in controllo, non stavo spingendo e difatti tutti eravamo lì che facevamo un po' di errorini perché eravamo abbastanza in controllo. Alessandro non era quello col passo migliore, quindi stavamo giusto aspettando che qualcuno facesse una mossa per poi partire. Terzo giro, ingresso, sinistra, nel destra, l'ho girata un pelo in ritardo a fatica e come vedete non si vede benissimo, ma sono più distante del solito dal cordolo. Come vedete sono coperto dalle due moto, ma comunque si può capire sarò più o meno a mezzo metro dal cordolo. Qua in uscita più o meno si vede, cioè ci mancava un bel po' dal cordolo rialzato, quindi nessun problema. Quarto giro c'era un replay, quindi non si vede. Quinto giro la situazione diventa spinosa perché Eddie ha passato Andreozzi, io ho fatto il mio controattacco a mia volta, ho passato anche lui, ma Eddie sta spingendo fortissimo, quindi adesso il passo si è abbassato di 7-8 decimi, siamo abbastanza impiccati e le traiettorie iniziano a diventare un po' più sacrificate, un po' più al limite. Inserimento, sinistra, destra. Qui l'ho girata molto bene, avete visto come il cambio è stato molto più rapido e sono girato molto prima rispetto al terzo giro e mi trovo sulla traiettoria ideale per uscire a cannone dalla curva destra. Ma guardate la differenza rispetto a prima. Adesso sono incollato al cordolo e è identico al momento nel quale io andrò a cadere. Ma vedete che tra la ruota anteriore e la linea bianca mancano forse 20 cm? Nella traiettoria ipotetica perfetta, la gomma anteriore deve essere attaccata praticamente alla linea bianca per sfruttare tutti i centimetri possibili della pista e per riuscire a tagliare meglio la curva. Quindi in teoria io adesso sto ancora sbagliando, ipoteticamente, se non esistessero i cordoli alti. E voi direte, qual è la differenza rispetto a prima, visto che eri più largo e addirittura non c'erano problemi? Perché appunto girando un pelo più lenti sei molto più in controllo e comunque puoi permetterti qualche errore in più e appunto lasci uno spazietto di qui, uno spazietto di là. Invece quando tiri giù i decimi devi iniziare a essere un rasoio e a sfruttare ogni centimetro della pista. Comunque ve lo faccio rivedere un attimo meglio, ritorniamo indietro.
staccata, sinistra a filo, girata veloce, tum, e si esce. Ripeto, andate a vedere la distanza in questo momento dalla ruota anteriore alla linea bianca. E adesso arriviamo al fattaccio. Sesto giro, Eddie ha sbagliato la variante alta dopo che aveva preso un secondino e mezzo di vantaggio. Io mi sono un po' ingolosito, ho spinto ancora di più del giro precedente e veramente limavo ogni possibile centimetro in tutta la pista ed ero comunque in controllo perché non esageravo in staccata o altro, però guidavo molto pulito, molto preciso e sfruttavo, come ci siamo detti, tutta la pista. Quindi guardate bene, ricordatevi che distanza c'era prima tra la linea bianca e la ruota anteriore. Staccata, sinistra, sono entrato con molta più spinta qui rispetto al giro prima, comunque riesco a girarla molto bene e sono molto alla sinistra della curva interna, quindi riesco a tagliarla proprio forte, arrivo alla corda perfetto, ma vi ricordate prima? Qui c'erano 20 cm, adesso questa ipoteticamente è la traiettoria perfetta, a nulla dalla linea bianca. Qual è il problema? Che il carter motore, che è esattamente qui, fa perno sul cordolo alto, mi alza tutta la moto e mi scaraventa nella ghiaia. Tum. Ve lo faccio rivedere. Inserimento in questo esatto istante, nel momento di corda, massima piega, massima inclinazione e tutto, il paracarter della pompa dell'acqua, diciamo, che è qua, non ha più luce a terra, non ha più spazio, tocca dentro ed è quello che basta per stendermi. Adesso ve lo faccio vedere con le immagini della regia a tutto schermo, così lo potete vedere meglio e soprattutto on board. Potete capire bene che quando io sto facendo lo scambio ho detto wow, come l'ho girata forte, così ho appoggiato il gas e ho sentito questa botta e la moto mi si è alzata completamente e l'ho persa, ma sono rimasto anche fermo nella ghiaia in questa posizione perché non me ne capacitavo, e potete sentire anche bene dall'onboard, o meglio è difficile da sentire, ma proprio potete capire il momento nel quale il carter tocca sul cordolo e fa alzare completamente tutta la moto, perché in teoria quello è un momento dove la moto si scarica davanti, quindi è molto difficile da perdere. Il momento pericoloso in questo tipo di curva è quando si va a girare nello scambio tutta la moto e appunto prendendo carico sull'anteriore nello scambio va a chiudere facilmente, ma nel momento in cui si inserisce, si appoggia al gas, in teoria si è salvi, tra parentesi, e invece comunque guardate l'onboard e la regia. Lo so cosa state pensando, vi starete chiedendo, ma con un'altra moto sarebbe successa la stessa cosa? Probabilmente sì, come no, perché dipende un sacco quanto ingombro ha il motore. Di sicuro i paracarter di GB Racing sono molto sporgenti, quindi sul BMW, che appunto ha già un buon ingombro, si sentono parecchio e quindi è più facile un discorso del genere. La Yamaha anche lei ha un motore 4 in linea, ma comunque è più compatta, e invece un Ducati che magari appunto è un V4 ed è tanto più stretta rispetto a un BMW, quello molto probabilmente si sarebbe sempre e comunque salvato. Altra domanda che in questi giorni mi hanno fatto in molti è: quali danni ha avuto la HP4 Race? È una cosa pazzesca che tutti appunto mi dicevano sempre: oh, le carene in carbonio, oddio, se le pianti per terra sono 1 miliardo di euro di anni. È vero, ma c'è anche da dire che avendo su delle carene in carbonio sono 20 volte più resistenti rispetto a delle carene in vetroresina. Quindi sembra incredibile, ma le carene non si sono fatte nulla, con una caduta comunque che a telemetria è avvenuta attorno ai 160-170 all'ora. Ha le classiche sassate sul trasparente,
anche il codino diciamo portante uguale, è un pelo segnato dalla ghiaia e basta, cioè non si è fatta nulla. Gli unici danni ingenti, tra parentesi, è il collettore di scarico, cioè neanche i collettori, il pezzo che va dai collettori al silenziatore, che è quello che ha assorbito la maggiore forza, difatti è completamente schiacciato, e si vede anche dalle immagini come la moto sia proprio appoggiata in quella zona, ma parliamo veramente di poca roba. Pedane, manubri, carene, componentistica, tutto sano. Altra domanda che mi viene fatta spesso è: il campionato è finito? Purtroppo, avendo pochissime gare in questo campionato, non è un mondiale dove ce ne sono 18-19, ma ce ne sono solo 8, è veramente complicato riuscire a ribaltare una situazione del genere. Ovviamente nel motorsport tutto può succedere, come avete visto in Superbike, ma ripeto, in Superbike, avendo doppio round e comunque 9 o 10 gare, veramente in ogni weekend può succedere di tutto. Qui da noi, avendo gara singola, è molto più difficile. Noi non molliamo. A Misano torneremo con l'HP4 Race, perché adesso comunque è diventata una questione di principio. L'abbiamo fatta vincere in Coppa Italia alla prima gara e adesso dobbiamo farla vincere nella sua prima gara seria di campionato. Misano, dove l'avevamo tirata giù per la prima volta durante, vi ricordate, la prima gara, che poi c'è stato tutto il casino che non si poteva usare, eccetera, eccetera, ma il giovedì abbiamo fatto 2 o 3 turni con la moto senza neanche averla modificata, cioè nulla, abbiamo girato in 37 alto con un SC1 usata, quindi dal mio punto di vista ha molto potenziale in quella pista perché ha tante frenate, ha tanti scambi di direzione, dove è proprio il pane dell'HP4 Race che pesa 146 kg a secco, quindi secondo me potremmo divertirci. Sembra incredibile, ma siamo già praticamente a metà stagione e quindi si inizia già a guardare alla prossima. Voglio iniziarvi già a dare qualche piccolo dettaglio su cosa succederà, non succederà, futuro, campionati che stanno nascendo e tutto il resto. In poche parole, sembra che la Stock 1000 mondiale ritorni l'anno prossimo. Ovviamente questa cosa si saprà solo e solamente praticamente periodo EICMA, diciamo, ma l'obiettivo dell'anno prossimo è ovviamente fare il tutto con la 2019, che quest'anno non vi sto neanche più a dire tutto quello che è successo. Stiamo ancora aspettando i pezzi per renderla competitiva, ma dato che c'è l'HP4 ci va benissimo così, nessun problema, ma sapete bene che l'HP4 non può correre in Superbike, quindi mi chiedete sempre: ma perché non fai una gara in Superbike? Avevi detto perché non posso correrci con l'HP4, molto molto semplicemente. Quindi il progetto dell'anno prossimo è o fare tutta la Stock 1000 più il National, che il National farà delle cose molto interessanti, poi quando si potranno dire ve le dirò, quindi fare questi 2 campionati in parallelo, che sarebbero una cosa come 17-18 gare l'anno prossimo, e già uno spoiler di nascosto ve l'ho dato, cioè praticamente parliamo di una stagione tipo MotoGP, oppure se non faranno la Stock 1000 concentrarsi sul National, che comunque saranno più gare, e qualche gara veramente di Superbike programmata, magari le tappe italiane più qualcosa di estero, per prepararsi al futuro. Ovviamente tutto questo spero insieme al team Berkaz e BMW, perché stiamo lavorando benissimo, abbiamo un sacco di buoni riscontri e speriamo di trovare l'accordo per il 2020 senza particolari problemi. Bene ragazzi, spero di essere stato molto chiaro con tutte le vostre curiosità che mi avete chiesto in quest'ultimo periodo, spero di essere stato chiaro nel farvi vedere cosa è successo purtroppo nel terzo round del National e come ho steso la mia povera HP4 Race. Per chi non lo sapesse, pochissimi, ho iniziato le live su Twitch dove abbiamo già invitato un sacco di ospiti stra interessante, quindi non siate pigri, prendete l'editina, andate a iscrivervi su Twitch e iscrivetevi soprattutto al mio canale Luca Salvadori, ve lo lascio qui sotto. All'inizio lo so, non si capisce nulla, è un pelo complicato, ma ci navigate sopra 1 o 2 giorni come è stato per tutti i social e vi assicuro poi è tutto normalissimo e si capisce tutto. Instagram per tutte le notizie live che non posso darvi in diretta qui su YouTube e su Twitch. Come al solito per YouTube, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Gas e ci vediamo al prossimo video.